Ciao da Fulvia e ben ritrovate qua sul mio canale Blue Spin Art. Vedete un cardigan, mi è stato espressamente commissionato e richiesto da mia figlia. Dopo aver visto infatti il cardigan Bubble, di cui già vi ho parlato sul mio canale, lei lo ha voluto un po' più personalizzato con suo gusto. Quindi qui vedete i colori: nero, grigio, bianco con l'inserimento del tortora ed anche un bianco un po' panna, e anche la misura è leggermente modificata perché è più corto e arriva così alla vita. È nato così questo graziosissimo cardigan, non ho fatto in tempo di finire la lavorazione che subito l'ha indossato, quindi sono riuscita a riprenderglielo un secondo per illustrarvi questo video. Vedete? Il punto che ho utilizzato è sempre il punto alpino, però a differenza del bubble, in questo caso ho mantenuto la verticalità, cioè anziché alternare i punti delle righe, così come spiegato appunto nell'altro video, ho deciso di mantenere questo equilibrio di righe e di punti in modo che si creasse questa verticalizzazione. Ho aggiunto le solite due taschine, questa volta proprio piccole, però giusto per fare stare la manina in pugnetto. Ho, come per l'altro cardigan, anche qua inserito la lavorazione verticale dopo la lavorazione orizzontale e quindi creato i polsini. E bellissimo quest'ultimo bordo a definire la vita, di cui vedrete un inciso anche sul mio canale, che ho tenuto appunto in evidenza per spiegarvi come è realizzato. Bene, vi do uno schemino riassuntivo veloce, giusto per darvi un'indicazione di lavorazione per iniziare a lavorare. Catenella 64 più 1, questa è una misura M abbondante, la lana è di media grandezza, è sempre lavorato con un uncino 5. Ovviamente a secondo del vostro filato scegliete il vostro uncino, a secondo di come volete poi l'effetto finale vi orientate a vostre preferenze. Dicevo, catenella 64 più 1, partite nell'affrontare la lavorazione retro, quindi del vostro rettangolino, scegliete, come sempre dico, la misura che più desiderate. Senza staccare il filo scendete e affrontate la lavorazione del pattello frontale, staccate il filo in fondo e riprendete poi l'altra parte, lasciando uno spazio adeguato che deciderete voi di quanto per poi aggiungere il collo. Inserite la lavorazione delle maniche destra-sinistra, poi il collo D, ABCD, il collo, ed infine la vita con la lavorazione verticale. Stessa cosa per i polsini, se li volete aggiungere o eventualmente non voleste affrontare il polsino, potete sempre interrompere quadrata la lavorazione. Ecco, questo è l'impianto classico della maggior parte dei cardigan e quindi è abbastanza semplice da eseguire. Bene, vi lascio così alle prossime immagini, ditemi se vi è piaciuto e ovviamente mi farebbe piacere anche avere qualche vostro commento. Direi che possiamo andare avanti spediti e vi auguro buono spin. Ricordo la lavorazione sempre a uncino 5 e si parte con la catenella. Dopo l'inizio lavorazione con la catenella ho quindi fatto una prima riga di mezzi punti, la parte che vedete in nero.
Ho poi introdotto il punto alpino e questa volta verticalizzato. Vedete la parte bianca? Questo è già il punto alpino di cui vi ho parlato anche in un precedente video qua a disposizione sul mio canale. Lo chiamo punto alpino verticalizzato perché, diversamente dal lavoro precedente, quindi del cardigan bubble, questa volta anziché alternare il punto agganciato sottostante con il punto basso superiore, ho invece utilizzato lo stesso equilibrio e lo stesso andamento, e cioè laddove c'era sotto il gancio anteriore del doppio punto l'ho riproposto anche sopra. In questo modo mi si creano proprio delle righe, delle verticalizzazioni, così come lo chiamate, e vedrete via via che procediamo con la lavorazione che si farà più netto e visibile il disegno. Ora procederò per una parte sostanziale di questo mio rettangolo che corrisponde alla parte posteriore, sempre introducendo vari tipi di filati mélange. Quindi ho un po' di colori tono su tono e quindi procedo in questo modo, e avanti vi farò vedere come sta venendo questa prima parte della nuova creazione. Ho proseguito e ho già realizzato circa 20 righe. Sto quindi affrontando il retro del mio cardigan. Come vedete, questa verticalizzazione lascia proprio questo motivo rilievo che si ripete proprio perpendicolarmente. Quindi rispetto al cardigan bubble, che invece era alternato, qui abbiamo un motivo che rimane più equilibrato. Così si presenta la lavorazione fino a questo momento. Ho fatto le due parti esattamente della stessa misura, stesse righe frontali come le posteriori, considerando sempre una riga centrale. Poi ho chiuso la riga con il nero, esattamente come la parte iniziale, e adesso proseguo nella realizzazione con un filo di un bordo per definire meglio il contorno e per aiutarmi nella definizione di chiusura. Ho così aggiunto un bordo interno dove sistemeremo il collo, prima con punti bassi e poi con mezzi punti, quindi ho fatto 2 righe per il momento, oltre al collo anche la parte esterna del mio corpetto, quindi così si presenta. Adesso iniziamo la lavorazione delle maniche, quindi io ho preso coi marcatori l'ingombro della manica e adesso affronteremo la lavorazione sempre a punto alpino verticale della manica. Ecco, io ho considerato 50 cm, queste sono le righe coinvolte, inizierò con le prime righe e poi affronterò la lunghezza della manica. Lavorazione delle maniche terminata, o meglio quasi terminata, perché poi in conclusione aggiungeremo anche la parte dei polsini in chiusura, quindi sul polso. Questo quindi è l'impianto base che poi provvediamo a chiudere. Infatti adesso unirò in due la parte eseguita fino a questo momento e una volta chiusa sui lati, aggiungiamo tutto il perimetro di base e quindi allunghiamo leggermente sulla vita il cardigan e il collo. Come ultima fase, dicevo, aggiungiamo i polsini in fondo alla lavorazione delle maniche. Ho chiuso così
tutte le parti, quindi sul fianco, per poi entrare nel perimetro della manica. L'ho fatto direttamente con uncino e filo, eseguendo un punto bassissimo. Potete ovviamente farlo anche con ago, va benissimo. Come vedete poi ho già anche aggiunto i polsini. Dopo l'ultima riga della mia misura manica sono scesa in diminuzione con una riga, quindi l'ho fatto con un punto alto e due punti alti uniti insieme, alternati, in modo appunto per scendere dolcemente verso il polso. Qui vedete il polsino che ha una lavorazione verticale, quindi da quella orizzontale si passa alla verticale. È una lavorazione che ho affrontato anche in altri cardigan, vedete un video apposta sul mio canale. Qui ho lasciato semplicemente una catenella di filo per procedere poi alla chiusura. Ora, raggiunta la misura desiderata del mio cardigan, sto eseguendo tutto un giro, perché l'ho fatto dopo aver unito le parti. Come ultimo giro sulla vita ho realizzato sempre questa lavorazione verticale esattamente come ho fatto per il polsino. Con l'ultimo giro nero ho poi aggiunto questa parte. Come vedete è leggermente diversa dal polsino, perché anziché fermarmi direttamente sulla base della mia lavorazione, sono entrata ad agganciarmi nel punto alpino verticale che avevo già realizzato fino a quel momento. Vi entro nello specifico di questa lavorazione perché è veramente carina. Se vi servirà per un altro lavoro potete avere questa idea. Questo bordo è veramente molto d'effetto. È un suggerimento che vi do in alternativa alla classica lavorazione orizzontale e verticale. Nel caso del polsino l'avete vista semplice e quindi la lavorazione si attacca proprio comunemente, diciamo così, alla base della mia orizzontale. Vi ricordo il video sul mio canale, ho dedicato attenzione a questa lavorazione in particolare. In questo caso, oltre ad agganciarci alla parte iniziale della nostra riga sottostante, andiamo ad agganciarci anche al verticale del nostro punto alpino, quindi sul doppio punto del punto alpino che rilascia queste righe verticali inseriamo il punto di ritorno della riga. Ora ci stiamo muovendo ovviamente dal basso verso l'alto, siamo sulla riga di ritorno, eseguo una prima catenella che è il primo punto relativo al rientro della riga e sulla seconda vado di punto basso. Quindi su tutta la riga, su tutte le righe sto lavorando punti bassi. Quindi sono 2, 3, 4, la quinta inserisco l'uncino e vado ad agganciarmi già sulla base e chiudo tutto. E così ho fissato la mia riga. Normalmente con la lavorazione verticale già questo è sufficiente per il ritorno e quindi proseguire la lavorazione. Come ripeto, nel mio caso mi inserisco alla verticale del mio punto alpino. Ecco, il colore nero purtroppo non vi facilita
la visione di questo punto, ma lo vedete bene coi colori. Prima è il proseguo della riga, quindi monto 2 volte il filo perché ha un doppio punto, inserisco l'uncino quindi nel punto che sporge del punto alpino, eseguo il mio doppio punto e chiudo. Da questo momento posso girare la lavorazione tenendo il filo sempre interno, vedete io non l'ho fatto girare intorno all'uncino, l'ho semplicemente tenuto qua interno e adesso entro per eseguire i miei punti bassi sulla riga. E chiudere quindi in questo modo 1, 2, 3, 4, manca l'ultimo, cinque, una catenella per il ritorno. Ecco qui come si presenta quindi il nostro bordo. In chiusura vedrete quanto particolare è e sicuramente può essere un'idea anche per dei polsini, magari anche se non fate il punto alpino, potete sempre ancorare il punto, quello più lungo, alla riga prima della vostra riga orizzontale, cioè anziché sulla prima riga che incontrate, montate il doppio punto e scendete a inserirvi nella riga, nelle 2 righe prima, in modo che avrete sempre questo aggancio veramente d'effetto. Chiusa la vita, quindi, gira tutto intorno, ho realizzato la parte centrale a più righe e ovviamente sono partita dal fondo del mio cardigan, quindi non mi sono fermata prima della lavorazione della vita, ma ho agganciato e chiuso definitivamente il collo direttamente dalla base. In questo modo lo completa, a mio giudizio, maggiormente. Poi è una scelta anche di gusto. Sono salita eseguendo più righe semplici, alternato una riga a punti alti e una a doppi punti. In questo modo, vedi, si è stretta la scollatura e quindi è andato in chiusura. Un altro elemento che adesso sto aggiungendo e che mi porterà alla fine del mio lavoro sono le 2 micro tasche. Micro perché essendo corto il cardigan ovviamente non ho molto spazio, ma è sufficiente per far entrare un pugnetto, diciamo così, la mano. Come vedete, esattamente come il cardigan bubble, mi sono fissata sulla base della lavorazione, sto proseguendo a punti alti, raggiunte le righe desiderate, mi sono fermata e poi ago e filo chiuderò il mio lavoro. Mi porto alla fine anche della seconda manica e poi lo indossiamo.